ragazzi e bentornati a questo nuovo video sul mio canale. Per intrattenervi, per farvi sapere cosa sta arrivando su questo canale di qui a qualche giorno, ci tengo a farvi sapere quali saranno le prossime recensioni che cercherò di fare quanto prima. Non perdiamoci in chiacchiere, però vi faccio subito vedere quali sono le racchette che andrò a proporvi di qui a poco nelle varie recensioni, e sono addirittura ben 16. Su Instagram vi avevo detto 18, in realtà sono 16 perché probabilmente gli amici tedeschi di Tennis Point non sanno contare e avevano saltato la riga 6 e la riga 8 sostanzialmente dell'ordine, per cui avevo visto solamente la fine e risultavano 18 racchette nella bolla di accompagnamento, ma in realtà la riga 6 e la riga 8 non c'erano, per cui sono 16. Vabbè, non è che sono poche, E alcune di queste, vi anticipo, sono vecchie conoscenze che ci tengo a proporvi come recensione video qui sul canale, perché sapete che sto spostando sempre di più l'attività dal blog al canale YouTube e vedo che vi piace sempre di più, e quindi ci ho tenuto a riproporvi alcune racchette che secondo me sono assolutamente interessanti anche per quanto riguarda recensione video. Ma andiamo subito a scoprire quali sono. E partiamo subito con loro, che sono sostanzialmente dei best buy in sostanza, perché parliamo delle versioni Countervail Black proposte da Tennis Point ancora in catalogo. Hanno un prezzo sostanzialmente vicino ai 150 euro, che con il mio codice sconto di 20 euro disponibile entro settembre in pratica arrivano a 130, per cui ragazzi, se non volete spendere molto e volete avere un telaio comunque di qualità che vada molto bene, Blade Countervail Black, Burn Countervail Black e Ultra Countervail Black ve le riproporrò tra poco sul canale con una recensione dedicata, una per ciascuna, così da ricordarvi quanto vanno bene queste racchettine. Tra l'altro vi ricordo che lei è l'ultima Blade con bilanciamento a 32,5, per cui bella cattiva e bella piena di inerzia. E non ricordo chi di voi mi avesse chiesto Pure Strike 1820, eccola, Pure Strike 1820 ce la siamo procurata, racchetta bella solida. Le nuove Pure Strike sono belle massicce, rigide, non rigidissime, solide. Lei è la versione 1820, quindi in teoria quella più vicina a quella che dovrebbe adoperare il buon Dominic Thiem, per cui secondo me lei andava fatta. Non l'ho mai recensita, per cui questa sarà comunque non una novità assoluta, ma una novità nel mio canale e anche nel mio blog. Lei è invece Pure Strike Tour, la versione da 320 grammi, una bella bombardona, schema corde 16-19, rigidità sempre un po' più alta, siamo intorno ai 68-67 punti, bella carica ma con bilanciamento più basso. In sostanza è un modello diverso della 16-19 che paradossalmente può sembrare anche un filo più facile. Lei l'avevo provata non recensita e devo dire che io preferisco lei alla versione 16-19 normale. E siccome stiamo invecchiando, almeno io per quanto mi riguarda, però dai, 40 anni ragazzi, diciamo me li porto ancora bene. Bando alle ciance, lei è la versione 100, Pure Strike 100, io l'ho già provata, c'è un video qui sul canale molto breve nel quale ve la presento, ma sostanzialmente penso che sia una di quelle racchette che merita attenzione per coloro che vogliono una classica dedita allo spin e alla potenza abbastanza gratuita. Ma comunque lei è diventata una racchetta seria in questa versione, per cui non la prendete sotto gamba. È una 100 ma non si discosta troppo dal concetto di 98, diciamo che è un po' più facilitata e indubbiamente è una delle più interessanti della serie Pure Strike, non solo in ambito amatoriale ma anche a livello agonistico. È qualcosa che può dare veramente tanto, è quel bel passaggio dal concetto di classica a qualcosa che non sia direttamente una Pure Aero. Lei è nel mezzo. E poteva mai mancare V-Core 95? Io adoro questa racchetta perché è una 95 quasi giocabile. Ve l'ho proposta già in recensione sul blog, la trovate già lì, ma la recensione video di questo gioiellino secondo me andava proposta, per cui eccola qui, l'ho richiesta, è arrivata e presto la vedrete in campo come si muove bene e che prestazioni offre. Ok, sì, il 98 è un po' più facile, ma lei ha comunque il suo fascino del 95 pollici e a me piace. Comunque queste versioni di Yonex mi sono molto piaciute del V-Core, devo dire tutte e tre, sia la 100, la 98 e la 95. Tecnicamente sceglierei un po' sempre la 98, però lei non è così difficile rispetto alla 98 e ha un po' più di controllo. E questo poi è un pezzone, secondo me la migliore racchetta head in circolazione, e parliamo di Head Gravity Pro versione 2021, quindi queste sono sempre state bicolore, ma in questo caso abbiamo il giallo-verde e qui diciamo il bluettino. Ragazzi, questa racchetta è veramente figa, è veramente pesante, ma
lana con questo profilo praticamente di 20 mm. Il piatto 100 è questa forma che non ricorda tantissimo le racchette Head, in realtà sembra qualcosa che proviene da qualche altra azienda, perché come potete vedere è piuttosto rotonda. Secondo me qui Head non ha avuto l'ardire di chiamare questa racchetta Prestige e di buttarla nella serie Prestige, perché lei è il concetto più vicino a Prestige del terzo millennio, con il piatto 100 e lo schema corda 1820. Lei pesa 315 grammi, ma la sua inerzia è vicina ai 335 punti, quindi un bel bombardone, potente, sensibile, solido, c'ha un po' di tutto. Poi tutto il resto dipende dal braccio che gli si attacca vicino. E lei è una novità assoluta qui sul canale e anche sul blog, ancora non l'ho recensita, SX300 da parte di Dunlop, quindi una di quelle che dovrebbe essere una concorrente in sostanza alla Pure Aero. Al solito gli steli, come vedete, sono più da classica che non da profilata, diciamo da ibrida. Vedremo come si comporterà questa racchetta e anche se avrà lo spin reale delle prime della classe. E siccome si muore da eroi, abbiamo anche SX300 Tour, che conosciamo molto bene, un bel bombardone, pesante, solida, dedita allo spin almeno nell'ultima edizione, sicuramente un po' più flessibile rispetto alle solite profilate, ma sappiamo che comunque le profilate da spin in teoria si sono ammorbidite un po' tutte, quindi loro diciamo sono state forse le prime ad uscire più elastiche per davvero, ma dobbiamo vedere se c'è quel quid in più rispetto all'ultima versione. E iniziamo con i pezzi forti di questo unboxing. Questa non è una novità assoluta che vi sto per far vedere, ma è una novità qui sul canale, me l'avete chiesta, c'è stato un ritardo nell'invio e ora è qui, eccola. Wilson Blade 102 Serena Williams Autograph, è una bestia, cioè questa non c'entra nemmeno nel video, come vedete. È veramente lunga, è veramente grossa, però è una Blade, a parte c'ha un manico, c'entrano 3 mani, cioè queste sono le mie mani, guardate, le mie mani non sono piccole, ma avanza ancora un pezzo sostanzialmente, andrebbe una terza mano. Tuttavia le finiture di questa racchetta sono pazzesche, autografi, oro, nero, veramente veramente bella questa Serena Williams 102 che proverò per voi. Sarà una fatica assurda, anche qui si muore da eroi perché comunque 102 pollici, lunghezza comunque oltre 70 cm, anzi qui la lunghezza era parente a 72 cm quasi, quindi molto 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 lunga ragazzi questa racchetta. Io non amo particolarmente le racchette lunghe e soffro un po' quando le provo, però per voi questo ed altro. E siamo alle novità assolute qui sul canale, perché lei è Prince Tour 100 in versione 290 grammi. Come detto, peso di 290 grammi, bilanciamento a 32 cm e mezzo, inerzia di 285 punti senza corde, piatto da 100, schema 16-18 e un fusto particolare perché di fatto è come se fosse un po' conico all'interno, si va a restringere, molto particolare. Provo a farvelo vedere qui in fotocamera. Ok, sì, si vede, in pratica qui è tutto svasato all'interno, qui è monolitico nello svaso alla gola, ma di fatto diciamo è un po' scosceso verso l'interno, e questo è un trend che si ripropone un po' in tutta questa gamma tranne per una, e vi faccio vedere adesso tutte le altre. Lei secondo me è la più interessante dell'8 Prince Tour 100, è la 98, è quella più diversa da tutte le altre, con questo cuore che come vedete ha uno svaso veramente lungo, gli steli sono veramente lunghi, molto molto bella, piatto 98, schema 16-19, swing weight di 290 punti a nudo, almeno dichiarato, poi insomma lo verificheremo al diagnostic, ma lei è veramente molto bella. Tra l'altro noto che la struttura non è esattamente dritta perché parte diciamo intorno ai 20 e mezzo, 21, qui sarà un 23, poi verificheremo. In testa sì, è un filo più larga che rispetto al cuore, per cui sicuramente è una racchetta che avrà la sua potenza indubbiamente, ma la metteremo alla frusta e vedremo come va. Tuttavia devo dire che Prince ha fatto un rinnovamento estetico interessante e queste Prince adesso si riconoscono tra tante, non sono più nere, hanno base bianca. Il bianco non è un colore fortunatissimo per le racchette, però è una Prince e le Prince sono sempre belle. Lei è Prince Tour 100 da 310 grammi, bilanciamento a 31, piatto da 100, schema 16-18, è solita struttura come vi ho fatto vedere nella prima Prince, quindi svasata, quindi all'interno qui diciamo che è come fosse una discesa verso l'interno del telaio, molto interessante, anche qui abbondante, e si va ad ispessire diciamo nella parte del cuore, quindi comunque una racchetta che promette una struttura e una stabilità non indifferente.
differenti. Ma non è finita, perché c'è un'altra 100 in questa selezione. E infatti lei è Prince Tour 100p, la 100p per gli amici affezionati alla 100p c'è sempre, con schema 1820, piatto 100 e il peso di 305 grammi, quindi molto interessante. Di fatto ci sono due 305 in questa selezione, lei e la 98. Io a sensazione preferisco la 98, ma lei comunque è molto interessante ed ha un suo mercato. La 100p ha i suoi affezionati che non la mollano, perché comunque è una racchetta che può piacere. E qui al solito il bellissimo, nota ecco che dovevo fare sulle altre, il bellissimo grip Prince. Devo dire che Prince quando lo impugno mi sento sempre molto a casa. La mano mia su Prince è perfetta, diciamo, impugna che è una bellezza. Questo grip è fatto secondo me veramente in maniera molto ergonomica ed anche la sovrapposizione del grip è fatta piuttosto bene. Prince la sua qualità ce l'ha, ragazzi. Tra l'altro vi ricordo che una delle caratteristiche di Prince è quella di salire a livello di inerzia man mano che sale il peso, e infatti qui diciamo le 310 e 305 sono tutte intorno ai 290 punti, ai quali chiaramente vanno aggiunti circa una trentina di punti di corde, ma comunque vanno verificati, ragazzi, e ve lo farò sapere molto presto. Le recensioni arriveranno molto presto. Quando vedrete questo video sicuramente avrò già testato qualcosa, e significa che di qui a breve vedrete sicuramente qualche recensione indubbiamente bella, perché come vedete sono tutte cose belle, ma ne resta una per i più puri, per i più cattivi, e ve la faccio vedere. Eccola qua. E voi direte, ma non è cambiato un cazzo? No ragazzi, lei è la 95, è Prince Tour 95, e devo dire che con questa livrea bianca e il 95 pollici, questa forma a me ricorda tantissimo la Warrior, però sarà un po' diversa. Anche qui svaso, diciamo, discesina verso l'interno, molto interessante, particolare. Anche questo in realtà era un riferimento secondo me alla Warrior, però lei è più squadrata, e anche gli steli rispetto alle altre Tour 100 tranne la 98, ecco, lei va più nella direzione della 98, è più squadrata e un po' più arrapante. E poi il 95, ragazzi, e siccome siamo gli eroi della domenica e si muore da eroi, lei è veramente interessante, e devo dire che l'estetica Prince, anche se è un po' più chiassosa rispetto al passato, a me a sto giro piace. E allora non mi dite che non siete contenti, perché ragazzi sono 16 telai, significa 16 recensioni in arrivo, quanto prima qui sul canale. Chiaramente non le posso mettere tutti i giorni, ma ne vedrete probabilmente un paio a settimana, intervallate chiaramente dalle recensioni padel, perché esistono anche gli amici del padel, ragazzi, ed anzi vi stanno superando il numero, per cui iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un grande like a questo video. Vediamo se vince il tennis o vince il padel su questo canale. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.